Se vi siete mai chiesti perché oggi accadono cose così strane a Santa Sofia, dovete assolutamente conoscere Zoe la Pia. Era una donna di Costantinopoli, figlia di un imperatore a Roma di Oriente. La sua vita? Un intreccio di passione, potere, tradimenti e fede. Tutto quello che rende immortale una storia. Zoe era bellissima, luminosa e a 48 anni non si era ancora sposata. Non voleva dipendere da nessun uomo, amava i profumi, gli oli aromatici, li produceva da sé, li mescolava, li indossava. Si diceva che dovunque passasse l'aria si riempisse di un profumo dolce inconfondibile. Immaginate una donna splendida e ovunque il suo profumo. Suo padre, l'imperatore Costantino VIII, era ormai vecchio e malato. Non aveva figli maschi, solo lei. E un impero senza un uomo al comando non poteva esistere. Così, poco prima di morire, le ha detto: «Zoe, voglio che tu sposi Romano Arghiros». Romano aveva 68 anni, era già sposato, ma per il trono si è liberato in fretta. Zoe ha obbedito e 3 giorni dopo il matrimonio suo padre è morto. Romano è diventato imperatore e Zoe imperatrice. È stato un matrimonio freddo, politico, senza amore, ma Zoe aveva un segreto, un giovane amante, Mikhail, un servitore bello come un dio. Quando l'imperatore ha cominciato a sospettare, è diventato crudele, la umiliava davanti a tutti. Ha cominciato a comportare male. Poi un giorno l'imperatore Arghiros è morto, così, all'improvviso, nella vasca del bagno. Forse un malore, o forse no. Zoe ha pianto poco con le lacrime di coccodrillo. Dopo aver seppellito Arghiros, ha intronato il suo amante, che era più giovane di lei di 30 anni, e lo nominò imperatore. Sono rimasti 7 anni insieme. Ma Mikhail non era fatto per il potere, era sensibile, fragile, confuso. Alla fine si è ritirato in un monastero. Ha indossato l'abito da monaco e lì è morto. Zoe aveva 61 anni, ma non era tipo da arrendersi. Ha adottato il nipote del suo defunto marito, un altro Mikhail, e l'ha fatto imperatore. In realtà tutti sapevano che quel ragazzo era più giovane e un amante che un figlio. Ma il giovane Mikhail non era come il suo zio. Mikhail prese il potere sull'impero, esiliata Zoe in un monastero sulla isola dei principi, e ha fatto un errore fatale. I fedeli e i generali di Zoe si sono ribellati, la città è stata distrutta, Zoe tornata al suo trono. Il giovane imperatore è stato catturato, accecato e mandato in esilio. Poi ha sposato Costantino Monomaco, il suo quarto marito, e questa volta finalmente aveva accanto un uomo della sua età. Sono rimasti insieme 8 anni. Zoe è morta a 70 anni, ancora imperatrice, ancora circondata dal suo profumo. Ora, guardate bene il suo mosaico a Santa Sofia. Al centro Cristo benedicente, ai suoi lati Zoe e l'imperatore. Ma quale? Ecco la meraviglia. Ogni volta che cambiava marito, Zoe faceva modificare il mosaico. Il corpo dell'imperatore rimaneva lo stesso, l'abito,
la posa e il potere, ma il volto veniva grattato via e sostituito con quel del nuovo consorte. Oggi quello che vediamo è un collage di amori e restauri. Il corpo del primo marito, Romano Arghiros, ma il volto dell'ultimo, Costantino, monomaco. Cristo continua a benedire immobile eterno. E sopra la testa di Zoe brilla ancora l'iscrizione dorata. Zoe, la pia imperatrice. Il destino di Santa Sofia come Zoe ha cambiato volto molte volte. È nata chiesa, è diventata moschea, poi museo e oggi è di nuovo un po' moschea, un po' museo. Sotto il mosaico della Pia Zoe, i fedeli musulmani pregano mentre sopra di loro una donna che sposò 4 mariti sorride, eterna, sotto lo sguardo di Cristo. In quella stessa Santa Sofia riportata a moschea da un governo tanto pio. Ecco il destino di Santa Sofia.